Per quanto riguarda invece l'efficacia delle fonti del diritto, vediamo che questo aspetto va specificato sotto due profili, sotto il profilo temporale e sotto il profilo spaziale. Quindi ci sarà un'efficacia di una determinata norma giuridica, ci sarà sempre un'efficacia di una determinata norma giuridica nel tempo e nello spazio. Quindi questo vuol dire che una norma giuridica durerà un certo tempo e quindi, come abbiamo visto nel momento del ciclo di vita, quando abbiamo studiato il ciclo di vita della norma giuridica, c'è un momento in cui della norma soltanto si discute, poi viene approvata, poi viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, poi è efficace e poi un giorno tramite un'altra norma giuridica, un referendum abrogativo o una sentenza di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale, quella norma viene anche cancellata dall'ordinamento giuridico. Quindi con l'analisi di questo sottoparagrafo a quale domanda rispondiamo? In quale tempo vale la norma giuridica, cioè da che momento a che momento la norma giuridica è valida ed efficace e quindi a chi la viola si possono applicare le sanzioni? E sotto questo profilo dobbiamo vedere, come abbiamo già visto precedentemente nel ciclo di vita, l'inizio dell'obbligatorietà, che quindi è l'entrata in vigore della norma giuridica, dopo quei 15 giorni di vacatio legis della Gazzetta Ufficiale, ma non c'è solo la Gazzetta Ufficiale, c'è anche l'albo pretorio del comune, nel senso che quando il comune emana una norma giuridica, prima che entri in vigore anche un semplice regolamento di edilizia o di polizia mortuaria, prima che entri in vigore deve essere pubblicato 15 giorni all'albo pretorio del comune, che funge da Gazzetta Ufficiale, tra virgolette. Poi abbiamo il principio di retroattività, nel senso che non si possono fare norme giuridiche che vanno a disciplinare fatti che sono avvenuti precedentemente all'entrata in vigore della norma giuridica, altrimenti, questo è ovvio, si andrebbe a favorire qualcuno o a colpire qualcun altro. Questo generalmente in tutti i rami del diritto, nel diritto civile, nel diritto amministrativo e soprattutto nel diritto penale, perché altrimenti io, se oggi potessi prevedere che quel fatto che fino a ieri non costituiva reato, costituisse reato, potrei andare a colpire tutta una serie di persone, magari di avversari politici, e li metterei tutti in galera. E poi c'è il momento della cessazione della norma giuridica, che è quello dell'abrogazione, come abbiamo visto precedentemente, come ho richiamato i concetti anche adesso. Ecco, questo è il profilo temporale, da che momento a quale la norma giuridica è in vigore e quindi da che momento a quale il mancato rispetto di quanto prescrive, di quanto dice di non fare, ha come conseguenza l'applicazione di una sanzione civile, penale, amministrativa. L'efficacia della norma giuridica non è circoscritta soltanto nel tempo, ma anche nello spazio, nel senso che la norma giuridica vale all'interno di un determinato territorio, non al di fuori di quel territorio. E in tutti gli ordinamenti giuridici del mondo vale il principio di statualità del diritto, nel senso che le norme giuridiche si applicano nel territorio dello Stato, non al di fuori del territorio dello Stato. Ma avendo detto precedentemente che nel nostro ordinamento e anche quasi tutti gli ordinamenti giuridici del mondo, la legge non è l'unica fonte del diritto, ci saranno anche degli spazi più circoscritti. La legge regionale della regione Lazio o della regione Toscana non si applica in Campania, che magari disciplina e organizza la sanità in un certo modo, che è una delle principali competenze delle regioni. La sanità nella regione Lazio potrà essere organizzata in maniera diversa rispetto alla sanità in regione Campania. Ci potrà essere un ticket più alto o più basso quando si va a fare una visita, ci potrà essere una soglia di esenzione dal pagamento delle prestazioni sanitarie più alta o più bassa a seconda delle regioni, quindi quella norma varrà soltanto all'interno di quel territorio regionale, ma questo vale anche per le norme di rango nella gerarchia delle fonti ancora più basso, vale per i regolamenti provinciali. In una determinata provincia, magari della stessa regione, la caccia si può aprire in un giorno e chiudere in un altro, in un'altra provincia della stessa regione si potrà aprire 3 giorni dopo e chiudere 3 giorni prima. Così anche per quanto riguarda i regolamenti comunali. In un comune potranno dire le sacre paesane non possono durare più di una settimana e in un altro comune, magari quello a fianco, nella stessa regione, dire che le sacre si possono fare fino a 15 giorni. Quindi
quella norma giuridica vale nello spazio dell'ente che, autorizzato a emanare norme giuridiche, ha emanato quella norma. C'è poi il discorso del diritto internazionale privato. Ormai viviamo nel consesso internazionale e spesso ci sono anche delle relazioni tra stati che prevedono, per esempio, che una determinata sentenza emanata in un altro Stato sia immediatamente riconosciuta come esecutiva all'interno del nostro Stato e per esempio alla persona che è ritenuta colpevole dalla magistratura americana, dalla magistratura francese, nel nostro Stato si possa subito eseguire il pignoramento dei beni perché magari è stata condannata al risarcimento del danno. Questo ovviamente sono aspetti che sono regolati esclusivamente dalla legge dello Stato.